Salusa 8 giugno 2011. È giunto il momento di impegnarvi al massimo per portare la luce sulla Terra. Ovviamente, non vi resta molto tempo per farlo e, mentre la dualità sta per concludersi, avete di fronte a voi tempi quanto mai emozionanti. Tutto dipende da come visualizzate la fine dei tempi, che vi porta alla soglia dell'ascensione. Mai vi fu migliore opportunità per veramente elevarsi alle vibrazioni superiori e progredire grazie ai cambiamenti in corso. Rischiate sempre di essere distolti dal vostro obiettivo, ma sappiate che non durerà ancora per molto. Qualunque cosa vi sia presentata al fine di creare paura o confusione, non avrà effetto alcuno su di voi, a meno che voi stessi lo permettiate. Non c'è nulla che l'uomo possa fare per impedire la fine del ciclo, quale programmata, e l'ascensione. La vostra prima preoccupazione deve essere verso voi stessi, per essere sicuri di avviarvi verso l'ascensione nel modo giusto. Ciò non significa ignorare chi vi circonda perché, in verità, ci si aspetta che chi è già sveglio contribuisca a spargere la luce. Questo può essere fatto in vari modi e, più evoluti siete e meglio potrete essere da guida ai vostri fratelli e sorelle. Siete nel bel mezzo di un gran fermento, e chi meglio di voi può comprendere quel che gli altri stanno vivendo? Voi siete quelli che, con ogni probabilità, veniste sulla Terra in questo tempo tanto speciale, per offrire ai vostri compagni di viaggio amore e servizio. Al di fuori dei legami familiari, ci sono amici e conoscenti che forse, in precedenti esistenze, vi sono stati molto vicini, ed è possibile che anche essi vengano a voi per aiuto e consiglio, percependo che siete uno con tutto quanto vi circonda. Non solitario il numero fa la forza, ma il fatto di riunirsi numerosi aumenta in modo esponenziale la luce tra voi. Gli ultimi mesi prima della fine dei tempi aggiungeranno infinitamente di più ai vostri livelli di coscienza, ed è sicuramente un periodo in cui è essenziale avere la mente aperta. Molti concetti saranno spiegati affinché la verità possa essere compresa e molte rivelazioni lasceranno la gente senza fiato. Alcune saranno sconvolgenti ed altre assolutamente esaltanti e, tutto sommato, sgombereranno la strada ai cambiamenti finali. Quasi tutte le anime trascinano un bagaglio accumulato in numerosissime esistenze, che vi sarà fatto vedere per farne pulizia, e ciascuno di voi saprà esattamente dove concentrare la propria attenzione. Quello che secoli fa era considerato normale o accettabile, può essere visto in modo diverso nel tempo presente. Al centro del cambiamento, ci sono i vostri pensieri e le azioni pregiudizievoli per gli altri. In queste circostanze, il controllo delle vostre emozioni è un fattore importantissimo, come pure bisogna evitare di giudicare. Mettetevi alla prova per vedere se riuscite a rimanere calmi e tolleranti, anche quando siete coinvolti nella paura e nell'aggressività. Se sarete in grado di farlo, significa che state vincendo la battaglia per elevarvi. Al tempo stesso, sarete di buon esempio agli altri e scoprirete che seguiranno il vostro esempio. La fiducia in voi stessi, che otterrete elevandovi, vi darà ancor maggior potere e vi metterà stabilmente sul sentiero dell'ascensione. Scoprirete che i beni materiali vi sembreranno sempre meno importanti ed effimeri, e che l'attaccamento alle cose è più sintomo di avidità che di necessità. Naturalmente, avete tutti diritto a vivere confortevolmente, ma spesso la gente vede l'acquisizione della ricchezza come un segno di successo. Con l'avvento dell'ascensione, la mentalità sarà del tutto diversa, perché concentrata sul bene comune. Nelle dimensioni superiori lo stato di bisogno non esiste, e condividere è più importante che possedere. Potendo avere tutto quello che si desidera ed anche cambiarlo a volontà, non è dunque necessario averne la proprietà. Niente è valutato in termini monetari come voi avete l'abitudine di fare ora e, di fatto, non esiste alcuna moneta come mezzo di scambio. Le porte non hanno serrature e la terra non è posseduta, ma condivisa. Carissimi, ci sono tantissimi concetti nuovi cui, venuto il momento, dovrete abituarvi. Ricordatevi che il vostro nuovo corpo non sarà fragile quanto quello terrestre e, se necessitate cure, vi saranno prestate tramite suono, luce e colori.
Di conseguenza, non c'è posto per i farmaci ora utilizzati, né se ne presenta la necessità. Quando comincerete a proiettare i vostri pensieri e a vivere il futuro, quale prospettato nei tanti messaggi che leggete, romperete i legami con il passato, creando il vostro nuovo paradigma. Naturalmente, non si tratterà soltanto di voi, ma di tutte quelle anime che sono già con un piede nelle dimensioni superiori. Nulla come il tempo presente è più adatto per decidere risolutamente dove volete andare e se volete essere co-creatori nel manifestare la New Age. Questo sarà solo l'inizio, perché acquisterete poteri creativi sempre maggiori per diventare, infine, esseri galattici, il che comporta un livello di responsabilità ancor più alto, ma sarete felici di sapere che, a quel livello d'evoluzione, questo non sarà certo un problema. A differenza dell'uomo, come avrete già notato, noi non ci buttiamo a capofitto nelle imprese. Per questo motivo, siamo preparati ad attendere il momento adatto prima di attuare la fase iniziale del primo contatto. Qualunque cosa facciamo per altre civiltà, desideriamo farla in modo perfetto e tutti i nostri piani si sviluppano secondo questo criterio. Possiamo concedere qualche ritardo, ma abbiamo pur sempre delle date da rispettare, pertanto, potete essere certi che tutto avverrà come vi abbiamo promesso, e finirete per riconoscere che è valsa la pena di attendere. I livelli di coscienza si stanno elevando rapidamente e questo renderà il nostro arrivo molto più facile. La situazione è davvero profondamente diversa da quella di solo 50 anni fa. Le menti si sono aperte ed il risveglio sta accelerando, soprattutto dopo la svolta del millennio. Insieme, noi siamo le forze della luce, la cui unica arma per sconfiggere gli avversari è l'amore. Questi ultimi non hanno alcun modo di contrattaccare e, per tal motivo, cercano di confondervi e di instillare paura. Ovviamente, le energie delle tenebre non possono essere eliminate d'un sol colpo, ma le vostre energie positive indeboliscono la loro possibilità di proseguire, e trasmutano le vibrazioni inferiori. Io sono il Siriano Salusa e, parlando a nome della Federazione Galattica, vi assicuro che la vostra risposta alla nostra missione è stata stupenda, e vi ringraziamo della vostra partecipazione. Lo fate in tanti modi diversi e teniamo a dirvi che ogni contributo è oltremodo apprezzato. Vi amiamo anche per il vostro tenace approccio ai compiti che ci attendono. Grazie, Salusa. Mike Quinsey traduzione Costanza 2003